Per capelli setosi e morbidi prova lo spray prodigioso Spray Dream Coat del marchio Color Wow. Un prodotto che contrasta l'effetto crespo, controlla i livelli di idratazione e leviga le fibre. Questo trattamento a prova di umidità protegge i capelli fino a 72 ore o per 2-3 lavaggi. I capelli colorati tendono ad essere crespi a causa delle sostanze chimiche che li rendono porosi, ma la formula Dream Coat utilizza polimeri che si attivano con il caldo, che lisciano, levigano e sigillano le fibre. Una volta riscaldato con il foam, questo spray sigillante prodigioso avvolge ogni ciocca in un velo invisibile e resistente all'acqua che respinge l'umidità, eliminando e prevenendo l'indesiderato effetto crespo per capelli ultra lisci. A differenza dei normali trattamenti, lo spray leggero Dream Coat non unge e non appesantisce i capelli. Le sciocche resteranno lisce e prive dell'effetto crespo per diversi giorni. In questa composizione troviamo acqua, glicole, 2 tipi di siliconi, glicerina, un agente emulsionante, estratto di fiori di camomilla, estratto di calendula, 5 tipi di conservanti, un altro agente emulsionante, un agente chelante e infine l'acido citrico. Questa versione che vedete è quella piccola da viaggio, ha un formato da 50 ml, più piccolo rispetto a quello più virale che è molto più grande, a 200 ml, ma per iniziare per me va bene quello piccolo perché appunto non tendo praticamente mai a piastrare i capelli, anzi lo faccio raramente. Questo spray appunto ha avuto un effetto molto positivo come prima impressione perché appunto si è rivelato un ottimo anticrespo, perché in generale quando vado ad asciugare i capelli poi a piastrarli tendono a gonfiarsi appunto perché sono ricci, e se avete i capelli crespi che si gonfiano questo spray è ottimo. Ritengo che dal momento in cui ho passato il foam sui capelli non ho notato questo effetto anticrespo, ma dal momento in cui sono andata ad utilizzare la piastra lì è stata la svolta. Cioè, secondo me il prodotto ha più validità quando va utilizzato con la piastra, almeno nel mio caso, e l'effetto anticrespo l'ho notato comunque che è durato nel giro di 1-2 giorni. È una cosa veramente wow, fantastica, ecco. E vi consiglio di applicarlo abbondantemente per avere migliori risultati. E una cosa anche molto positiva è che non appesantisce i capelli, ha un effetto molto leggero. La profumazione è anche leggera, per cui per chi ha questi tipo di preferenze, diciamo, che non preferisce prodotti troppo profumati che magari potrebbero dar fastidio, questo spray comunque fa per voi. E la nota negativa, che comunque mi aspettavo, avevo molte pretese per quanto riguarda la luminosità. Per quanto riguarda la lucentezza sui capelli, zero, almeno nel mio caso proprio niente, anzi mi immaginavo già di avere tipo il classico effetto specchio, comunque come insomma avrete comunque già visto sul web che ci sono comunque tanti video magari un po' più esagerati, diciamo, però comunque ho immaginato qualcosa del genere.
Però diciamo che in questo caso sono rimasta delusa perché no, almeno per quanto riguarda l'effetto anticrespo ha fatto un ottimo lavoro sui miei capelli, ma per quanto riguarda la lucentezza ho risolto con un semplice olio per capelli. Il preferito, quello che volete voi, quello che vi piace di più, va benissimo. Lo Sprite Anti-Frizz Balea Glatt Spray assicura capelli lisci come la seta e una sensazione di capelli irresistibile. Con cheratina idrolizzata, collagene idrolizzato e pantenolo assicurano un effetto anticrespo. Con Balea Glatt Sprite puoi assicurarti uno styling mozzafiato e la massima cura dei capelli. Lo spray è inoltre privo di siliconi e protegge dal calore fino a 220 gradi. In questa composizione troviamo acqua, alcol denaturato, un polimero sintetico, collagene idrolizzato, un tipo di tensioattivo, pantenolo, profumo, cheratina idrolizzata, acido citrico, idrossido di sodio, un tipo di conservante e infine acido sorbico. Questo Sprite ha un formato di 200 ml, infatti la versione che vedete qui è quella più recente con cheratina idrolizzata, perché da quello che so in giro c'è la vecchia versione che soltanto ha il collagene idrolizzato. Questo spray non contiene siliconi e infatti al posto di siliconi hanno deciso di inserire un polimero sintetico che crea appunto un effetto filmogeno sui capelli e che li va appunto a proteggere. Questo spray va applicato su capelli bagnati e crea una leggera schiuma molto avvolgente, leggera, si distribuisce molto bene e lascia i capelli morbidissimi sia prima che dopo. Questa è una nota molto positiva che ho avuto con questo spray, e appunto per il fatto che ti lasci i capelli morbidi aiuta tantissimo alla messa in piega e a prevenire appunto la rottura dei capelli, almeno nel mio caso è quello che comunque ho percepito. Il profumo strabuono, molto frizzante, dolce, mi ricorda il melone con un misto di ananas, è dolcissimo, lo ritengo tipo adatto per la stagione estiva per dare quel tocco di freschezza, di dolcezza, diciamo, come profumazione, ecco. Per quanto riguarda la nota positiva, ritengo che non crea questo effetto anticrespo sui capelli. Non te lo dà, in poche parole. Non so a cosa sia dovuto, però diciamo che per il fatto che ci sia del collagene idrolizzato, il collagene è ottimo per donare volume sui capelli, o appunto perché essendo anche uno spray leggero, uno spray che non contiene siliconi, diciamo che per una tipologia di capello crespo non lo ritengo adatto, ecco, tipo come il mio, questo spray diciamo che sui miei capelli non ha funzionato, ecco. Diciamo che lo ritengo adatto per certe tipologie di capelli che non hanno questi tipi di problematiche e che comunque vogliono provare un buon prodotto con proteine che vada a proteggere i capelli durante lo styling, a darti quell'effetto morbido, a darti anche quell'effetto voluminoso. Questo è lo spray adatto per voi. E per finire il video vorrei darvi delle informazioni aggiuntive. Partiamo dal presupposto che questi spray che state guardando adesso sono la versione più recente,
Per quanto riguarda la formulazione, perché so che in giro ci sono delle formulazioni vecchie di cui praticamente alcuni ingredienti sono stati introdotti oppure tolti. Io vi consiglio personalmente di acquistare la versione più recente di questi prodotti, ovviamente se vi interessa. Poi, per quanto riguarda il discorso della mia routine di lavaggio, in questo caso ho deciso di utilizzare uno shampoo del marchio Restive Oil per capelli secchi, di cui ho già fatto il video. È uno shampoo che va a detergere delicatamente i capelli e a lasciarli morbidi dopo il lavaggio. E successivamente sono andata ad utilizzare il balsamo e schiuma della Cosmesi del marchio Cop, di cui mi trovo molto bene. È un balsamo leggero e lo ritengo, diciamo, adatto ad abbinare ad uno shampoo molto più nutriente che vada comunque a donare morbidezza ai capelli, e entrambi si abbinano benissimo perché lo shampoo va a donare morbidezza, più idratazione sui capelli, e invece il balsamo va a donare più leggerezza e ti dà anche un effetto rinforzante sui capelli. E come risultato pretendo che i capelli risultino più morbidi e leggeri dal momento in cui vado ad asciugarli e a piastrarli, cosa che faccio raramente. Una nota importante che ho notato è che nessuno dei due contiene filtro UV, perché ci sono appunto spray che contengono di filtro UV che vanno a proteggere dalle aggressioni esterne e anche interne dei capelli, e questo lo ritengo una nota importante dal momento in cui si va a passare a effettuare lo styling. Ecco, nel caso di Dream Coat ci sono dei siliconi che vanno a rivestire la fibra capillare proteggendola dall'esterno. Invece per quanto riguarda Valea Glatt Sprite contiene delle proteine di origine animale che vanno a riparare e a prevenire il danno. Quindi diciamo che in questi due casi ci sono delle protezioni che lavorano in modo un po' diverso tra di loro, ecco, lavorano diversamente, meglio dire. E per quanto riguarda l'acquisto di questi due prodotti, lo spray del marchio Color Wow l'ho acquistato sul sito di Douglas al prezzo di 12 euro in offerta. Invece lo Sprite Glatt Sprite del marchio Valea l'ho acquistato al prezzo di 2,49 euro nei negozi DM. So che addirittura in altri paesi lo puoi acquistare al prezzo di 1,49 euro. Io lo ritengo un buon investimento per chi non ha tante pretese. Tra i due appunto ho avuto dei risultati fantastici. È stato con lo Sprite Dream Coat, mi è piaciuto tantissimo perché ha saputo comunque badare all'effetto crespo, cosa che lo spray Valea non ha fatto. Però la cosa positiva è che ti lascia i capelli morbidi e luminosi. Per chi non ha tante pretese io lo consiglierei, poi giustamente dipende dal risultato che volete avere. Ricapitolando, se volete avere appunto un risultato molto leggero, morbido, voluminoso, con i capelli molto profumati, io vi consiglio lo spray di Valea. Invece se volete un risultato da parrucchiere, un effetto anticrespo sigillante, io vi consiglio appunto lo spray Dream Coat. Cosa che ho notato nel mio caso che hanno in comune è per il discorso della lucentezza. Avevo delle alte aspettative e purtroppo
sono rimasta delusa, ma comunque ho risolto a fine styling, a capelli già comunque piastrati, asciutti. Ho soltanto aggiunto delle poche gocce di olio per donare più lucentezza ai capelli a livello visivo. Gli oli comunque aiutano anche a donare più brillantezza, più morbidezza sui capelli, quindi comunque è una cosa che ho saputo risolvere appunto a fine styling. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!